Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la prima parte di dicembre 2022. Wow, tre carte, le guardiamo. 4, l'eremita, Leon, che sarebbe poi il giudizio, la torre e la ruota della fortuna. Ne voglio solo una? Grazie. Il matto. Se considerate che c'era il giudizio, la torre e la ruota della fortuna che parla di cambi, il matto mi parla della chiusura di un ciclo e dell'inizio di un nuovo ciclo. Quindi in un certo modo parla anche lui di cambi. C'è aria di novità, mi verrebbe da dire, di nuove avventure, di nuove anche emozioni, ok? Quando c'è la carta del matto si tratta di emozioni pure, genuine, e la voglia di avventure, se vogliamo, una ritrovata fiducia. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere. Aprite la finestra qui sotto al video perché lì trovate il mio indirizzo email e il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di più oroscopi. Allora, partiamo con un asso di bastoni, abbiamo un 7 di coppe, un 10 di bastoni, abbiamo la carta della temperanza al contrario, il 7 di pentacoli, il 6 di coppe, vediamo un attimino che altra carta mi danno per chiudere la stesa, abbiamo il Papa e il 5 di pentacoli, ragazzi. Allora, l'asso di bastoni mi dice che in qualche modo c'è stato un nuovo inizio. Può essere che questa carta del matto sia già avvenuta nella vostra vita, magari a fine novembre. C'è qualche novità che è entrata o che sta per entrare, diciamo così. Mm, Può anche essere semplicemente il fatto che vi siate mossi semplicemente mm, accogliendo quelle che potrebbero essere le possibilità che si sono aperte o il fatto di iniziare a fare un'azione vi ha aperto delle possibilità, perché comunque abbiamo un 7 di coppe. È vero, normalmente parla anche di illusioni, o di possibilità. Sono ehm, dei settori, diciamo così, da valutare attentamente uno per riuscire proprio a distinguere quale è una pura illusione e quale invece è una reale possibilità di crescita e di espansione. Con i 10 di bastoni sento che c'è qualcuno che ha bisogno di lasciarsi indietro un periodo. Qui abbiamo un asso, qui abbiamo un 10, qui abbiamo un matto. Cambi, cambi in vista, ragazzi. E con la carta della temperanza al contrario sento anche che qui c'è qualcuno che non ha più tanta pazienza. Infatti, guardate, abbiamo due carte di attesa, una di fianco all'altra. Ehm, Credo che qui, perché quando c'è la carta del matto l'energia è frizzantina. Quindi sento che in questo periodo qualcuno non avrà tutta questa pacatezza nell'attendere. Probabilmente un incontro, perché qui abbiamo un 6 di coppe. 6 di coppe è la carta del sogno. Io credo che qui ci sia stato, o ci sarà, meglio detto, un incontro di un certo tipo. Può anche essere un incontro di tipo magari intimo, visto che c'è un asso di bastoni, o comunque c'è l'inizio di una passione, può anche essere di qualche hobby, di qualche lavoro artistico. Il 6 di coppe, come vi dicevo, mi parla del sogno, o potrebbe parlare di qualcuno che o qualche sentimento, qualche emozione o qualcosa appunto, che viene un po' così, ritorna se vogliamo dal passato. Potrebbe essere qualcuno, ragazzi, perché qui abbiamo comunque anche il Papa è una carta di riconoscimenti, di tradizioni, ehm, sì, io sento che qualcuno può anche far riferimento a un terapeuta per qualcuno. Andiamo a vederlo con i mini tarocchi, così riesco a spiegarvi meglio tutti i movimenti, perché poi comunque si finisce con un 5 di pentacoli, eh. 5 di pentacoli è una carta che denota una sorta di
pesantezza energetica, nel senso che è una carta di perdita, normalmente perdita economica perché fa riferimento ai pentacoli, ma anche perdita di tempo, perdita di fiducia, perché no? Perché comunque la carta generale qui è il matto ci parla di avere fiducia. Quindi qui può essere o che qualcuno rimpianga qualche vecchio contratto, perché comunque la carta del Papa fa anche riferimento ai contratti. Se doveste per caso, se vi hanno proposto, insomma, se questo nuovo inizio potrebbe essere lavorativo e si tratta di poi stipulare qualche tipo di contratto, fate attenzione perché con questo 5 di denari potrebbero esserci o delle spese impreviste o quello che è una retribuzione economica non adatta al tipo di impegno che voi mettete in questo progetto. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Io intanto vi ricordo che ho già pubblicato tutti gli oroscopi del 2023 e trovate tutto nelle playlist. Ok. Allora, l'asso di bastoni è spiegato da un 3 di bastoni al contrario, da un 10 di coppa al contrario e da un re di bastoni al contrario. Ho come la sensazione che ci sia questa forte volontà di iniziare qualche cosa all'interno di un gruppo, probabilmente siete anche pieni di idee, ma è un po' come se questo gruppo, forse o non esiste ancora. Guardate, per qualcuno parla del creare una famiglia. Non lo so, lo sento molto come una nuova conoscenza che vi accende per certi versi e con la quale si potrebbe iniziare a, come vi posso dire, creare un'idea di continuità. E la stessa cosa vale se fosse una stesa di lavoro. C'è la possibilità, perché comunque è vero, sono al contrario, ma sono nell'energia della lettura, ok? Quindi è come se ci fosse qualche tipo di contatto con una persona che potrebbe aprire determinate possibilità. Andiamo a vedere il 7 di coppe. 10 di bastoni che avevamo già qui, la carta della luna, il 7 di spade e il re di pentacoli. Interessante perché ho la luna e il 6 di coppe, che sono due carte che parlano di passato. E per qualcuno potrebbe esserci un ritorno, un incontro magari con una persona che non si vede da molto tempo. Però abbiamo questo 7 di spade insieme alla luna. Io qui sento che ci sono delle proiezioni, ragazzi. Anche 7 di coppe è una carta di proiezioni. E qui c'è qualche cosa che dovete lasciare indietro. Io credo che qualcuno potrebbe aver idealizzato questo re di bastoni. E quindi forse è qui un po' il consiglio di non farvi prendere troppo dalla fantasia, ok? Perché quando ci sono queste due carte si tende a vedere solo metà della medaglia e quando c'è il 7 di spade, oltre che le illusioni, può anche parlare di qualcuno che, insomma, non è proprio onesto nei vostri confronti. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Abbiamo un re di coppe e un asso di bastoni. Credo che qualcuno si voglia lasciare indietro questa relazione o una relazione o più semplicemente sento anche che è come se fosse questa persona che torna dal passato, ipotesi, con la quale avete avuto una relazione, diciamo, più che intima, anche proprio di tipo affettivo, di tipo romantico, è come se qui si volessero dividere le due cose. Sento che molte persone vorrebbero riuscire a stare in questa relazione in modo fisico senza necessariamente aver coinvolto il cuore. Ecco, bravi se ci riuscite. Però c'è qualcosa qua che ritorna, c'è qualche cosa che vi disturba, sento. E da un lato possono essere appunto le possibilità che si aprono, però come vi dicevo già all'inizio, sono da valutare attentamente perché qua si vede solo si vede metà, metà luna, l'altra metà è all'oscuro, c'è qualcosa che voi non vedete, c'è qualche cosa che voi non sapete. Andiamo avanti, vediamo la temperanza al contrario.
9 di coppe e 2 di coppe. Sì, lo sento molto una stesa di relazioni, Però se così non fosse, qui si tratta di aver voglia. Guardate, un'altra carta di sogno come 6 di coppe. Qui c'è voglia di arrivare al compimento, di mettere le cose in piano, in pari, mi viene da dire. C'è la voglia di trovare un accordo. Nel caso fosse una stesa romantica, c'è la voglia di un certo tipo di unione, di un'unione con intenzione. Quando c'è il 2 di coppe si parla di fidanzamento, si parla di incontro e se non fosse la questione romantica la vostra, è un compromesso, è un accordo, è uno scendere a patti, è un trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Re di spade e 5 di pentacoli un'altra volta. Mm. Ragazzi, ho l'impressione, perché avete tutti e quattro i re, re di spade. Non alzo le carte perché poi non mi ricordo come erano messe. Quindi, re di spade, re di coppe, re di pentacoli e re di bastoni al contrario. Allora, se fosse un gruppo, tipo un gruppo di lavoro, ipotesi, perché qui vediamo che si sta cercando in un certo senso di costruire un gruppo di lavoro, qualcuno si sta inserendo in un gruppo di lavoro, sento come se ci fossero molti alti e bassi in questo senso, perché c'è più sintonia con qualcuno, con qualche membro di questo gruppo e diciamo un po' meno sintonia in, in qualche altra, diciamo, relazione del gruppo. Uh, Qui ho l'impressione che le carte vi dicano, qualsiasi sia il tipo di movimento, il tipo di nuovo inizio o chiusura che state cercando di affrontare, portate pazienza, prendetevela più con comodo, analizzate la situazione. Avere il re di spade al contrario mi dice anche che qualcuno qui non ci vede chiaro. Probabilmente non vede chiaro sull'accordo, ma infatti qui avevamo un sacco di carte di proiezioni e di, diciamo, annebbiatura. Mi viene da dire, guardate, c'è anche 7 di coppe sotto. Quindi sì, prendete tempo. Se c'è qualche cosa che non vi convince in una situazione, in una relazione, piuttosto che fare passi avventati e poi magari pentirsi, prendete tempo, aspettate. Quando c'è la carta del 7 di pentacoli si tratta di mantenere un atteggiamento positivo e per atteggiamento intendo pensieri positivi, ehm, parole positive, quindi bando alle lamentele, bando a tutto quello che è l'energia negativa che si potrebbe creare, rimanendo fiduciosi del fatto che i risultati arriveranno, perché poi l'energia del 7 di pentacoli è quella. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Wow, abbiamo il mondo, ragazzi, cambi. Vi faccio notare che il matto è la prima carta degli arcani maggiori e il mondo è l'ultima, e il matto si può mettere sia all'inizio che alla fine dei tarocchi degli arcani maggiori, quindi compimento. Poi abbiamo un fante di spade e la carta del matto nuovamente al contrario. Sì, cambia qualche cosa a livello interno, ad un certo punto. Cambia qualche cosa a livello, sento proprio profondo. Ehm, il fatto che qui ci sia il matto al contrario mi dice che ancora qualche cosa non vi convince del tutto, però qui vedo quello che è uno star meglio, se vogliamo, da un punto di vista interiore. Quando ci sono il 6 di coppe e la carta del mondo si parla anche di figli per qualcuno. Se state cercando dei bambini, vi dico che la prima parte del mese di dicembre potrebbe essere una parte, insomma, proficua. Un periodo proficuo. Allo stesso modo, se state cercando di mettere in piedi qualche tipo di progetto o di organizzare qualche tipo di progetto che potrebbe partire magari all'inizio del 2023, la prima parte di dicembre sarà un buon periodo, è come se vi sentissi focalizzati per riuscire a centrarvi su questo progetto. Andiamo a vedere il Papa, perché il Papa parla di contratti, parla di ufficializzazioni. 6 di bastoni al contrario e 8 di pentacoli.
Sì, come vi ho già anticipato, qualche tipo di riconoscimento o di contratto probabilmente arriverà. Non credo che sarà esattamente quello che voi vi aspettavate, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista del riconoscimento personale, ok? Quindi sta poi voi vedere se accettare o meno questo tipo di proposta o se firmare o no questo tipo di contratto, insomma. C'è qualche cosa inerente al lavoro o che potrebbe in qualche modo cambiare la vostra quotidianità in questa seconda fase, in questa prima fase di dicembre. Per qualcuno si può trattare di investimenti da fare prima della fine dell'anno, con questo 5 di pentacoli, però appunto occhio, perché qui avete tante carte di proiezioni e il fante di spade, che è la carta che vi dovrebbe servire per controllare i conti, diciamo così, è al contrario, quindi non vi sento molto presenti per quello che è diciamo, il controllo del movimento finanziario che potrebbe esserci con questa nuova attività, ecco. Quello potrebbe essere un consiglio delle carte, magari di fare più bilanci a preventivo, quindi prima del periodo, per darvi un'idea di spesa nei 6 mesi o nell'anno dopo. Va bene, andiamo a vedere un'ultima carta da parte delle fatine, vediamo che cosa hanno da dirvi. Wow. Protezione, ecco appunto. Ehm, Qui vi consiglia di proteggervi con un anello di luce. Pratica la protezione fisica prima di imbarcarti, prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro spirituale. C'è un esercizio che si fa con la visualizzazione proprio per, diciamo così, proteggersi ed è l'esercizio della bolla di luce, fondamentalmente. Immaginarvi in una bolla di luce. Magari un giorno faccio un video. Allora, poi dice, guarda in un libro. Quindi, in un certo senso, vi invita a cercare le risposte in un libro. Può essere un libro che state leggendo, oppure si fa anche alle volte come un gioco. Voi prendete un libro a caso, ponete una domanda, poi aprite la pagina e puntate il dito. Il destino vi dovrebbe portare verso una frase o un paragrafo che a voi fa scattare qualche cosa per far sì che vi arrivi la risposta che state aspettando, che state desiderando. Qui vi dice di mostrare la vostra vera essenza, di iniziare a brillare, di espandere la vostra vera natura. Dice anche che è tempo di autoaccettazione e di rivelarsi agli altri come si è naturalmente. E poi questa fata invece vi ricorda di manifestare o di desiderare comunque con intenzioni pure e per il più alto bene supremo di tutti. Quando il bene è per il bene di tutti, è un po' come se ci fosse una sorta di accelerazione nella legge di manifestazione, perché è un po' come mettersi al servizio, voi date amore a tutti. Cari amici del Toro, stesa interessante, scrivetemi poi nei commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ringrazio anche di tutto il supporto che mi date sempre, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!